Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Oggi la puntata 12 di A Tutto Sport. Benvenuti, un piacere per noi, per Guido, Michele, Daniele, Alessa e Ramon essere con voi e aspettiamo avere un programma oggi molto buono, molto buono. Al caldo Benvenuti. soprattutto, al caldo perché fuori fa freddo in questa molto settimana. freddo, però qua è caldo, è caldo. Guido, come stai? Ciao, bene Ramon, puntata DOS, quindi è la puntata numero 12, è un grande piacere ritrovarsi. Oggi abbiamo tanti argomenti, avremo la lettura da parte di Michele del suo editoriale risultati, abbiamo ovviamente il punto sulla Triestina, già ci proiettiamo sulla partita del Garda, esatto, con purtroppo l'episodio che ha fatto un po' il giro del mondo ma che è stato in qualche maniera sanato, e dopo vorrei anche raccontarvi un po' un'esperienza dei giorni scorsi in giro per l'Italia con dei colleghi giornalisti, spunti molto interessanti, pallanuoto, pallamano, pallacanestro, insomma come sempre menù è ricco, vero Michele? Certamente Guido, siamo pronti. Ramon, parti, vai, bene, domande e noi risponderemo. Esatto, no. a te fare una domanda. Lasciamo, prima dobbiamo cominciare con la notizia più buona. Sì, bene, va bene. Hai molte notizie, no? Di altri sport, di altri sport. Sì, va, iniziamo. Anche la Triestina la conosce tutto il mondo in questo momento. Sì, siamo diventati famosi. Sì, famosi, sì. Dopo mai? parleremo. Siamo arrivati anche in Sud America. Come mai? Quindi parte Guido, dai, con l'assemblea dei giornalisti. Sì. Saluti a tutti i colleghi. Sono i tuoi colleghi. Mi piace condividere con tutti i nostri telespettatori questa esperienza. Nei giorni scorsi ero a Vigevano, quindi provincia di Pavia, e c'era un congresso riservato ai giornalisti sportivi, quindi da tutte le regioni d'Italia. Giornalista che segue la Ternana, chi segue la Virtus Bologna di pallacanestro, quello che segue il rugby o il volley, però tendenzialmente l'argomento calcio unisce sempre un po' tutti quanti. E quello che ci tengo a sottolineare è sempre all'interno di questi viaggi vedere come il giornalista che segue il Milan, l'Inter, la Fiorentina, il Prato, la Ternana, la Indifferente, il Cerignola, eccetera, la Triestina, quando tu nomini la Triestina ha un effetto simpatia clamorosa, un effetto proprio percepisci la simpatia che in giro per l'Italia c'è per questa squadra che ha una sua storia tutta particolare, perché collegata a una storia particolare, quella di Trieste, e quindi sono stato assediato da domande, poi coincideva perfettamente con l'episodio chiaramente Crollis-Clotet che ha fatto il giro del mondo, però ecco, questo per dire come la Triestina gode di una stima, una simpatia e in parte anche una delusione complessiva, perché tutti si aspetterebbero di vederci in Serie B almeno, logicamente. Poi non parliamo di giornalisti vecchio stampo, quelli che magari hanno 70-65 anni, che l'hanno vista anche in Serie A, magari l'hanno accarezzata anche in Serie A, quindi questo per dire ci vogliono bene, inutile dire ci vogliono bene, sai, la Triestina, la Triestina è ben voluta, il problema sta a noi fare in modo di tornare a farci vedere meglio e non per gli episodi che ahimè terminano Striscia le Notizie. Detto questo, ho rubato fin troppo tempo. Anche abbiamo buttato via tutto lo che avevamo qua, no? Non ha servito neanche, catenacci qua, tutte le varie cose. Verde Speranza è l'unica che rimane, perché esatto. Quindi Oggi componiamo le maglie del Sassuolo noi tre assieme qua, però vabbè, insomma. No, dai. Ma comunque saremo presenti, il nostro club sarà presente anche domenica. Non molliamo e teniamo duro. Esatto. Del pallacanestro che abbiamo di pallacanestro. Beh, Trapani, c'è la partita con Trapani, faccio gli auguri, qualche giorno fa ha fatto il compleanno Stefano Bossi, un grandissimo amico che poi oltretutto è un'icona per la pallacanestro Trieste. Lì c'è Trapani, c'è stata la sconfitta a Trento, vi ricordate che avevamo commentato, sarà un bel big match. Trieste stava per fare un'impresa incredibile, era sotto di 20, ha fatto 24 sì, esatto, 24, poi ha fatto una bella rimonta e poi arrivi al punto lì, sei stanco, la pila cala, crolla ed è finita così, crollis anzi la pila, e quindi è finita così. Michele, parliamo un po' di risultati, dai. Allora, risultati. prima dei risultati ricordiamo sono tutti nella gazzetta, sì, ma ricordiamo l'appuntamento di sabato ore 19, palazzetto di Chiarbola, partita importante, vertice, tutti presenti per tifare Pallamano Trieste.
mi raccomando. Allora, questo è il titolo della Gazzetta, se non l'avete ancora visto, sulla pagina Facebook del Triestina Fan Club e Bar Capriccio potete leggerla. Allora, risultati... È curioso, no? Scusa, Michele, che ti interrompo. È curioso perché hai voluto mettere il risultato, no? Proprio così, un inciso... Cioè non c'era altro oltre al numero. Sì, ecco. Allora, partiamo con la partita della Primavera, che purtroppo ha perso, ma all'83esimo per poco non ce la faceva con la prima in classifica, con la Carrarese, quindi Triestina la Primavera ha perso 1-0. Dopo andiamo con le giovanili under 17, con la grande vittoria della Triestina sul Legnago 2-0. La Triestina si trova quarta in classifica. Dopo, per leggere, andate sulla Gazzetta e vedete tutto quanto. Giovanili under 15, una sconfitta però per 1-0, partita combattuta. La Triestina si trova anche qua in metà classifica, avanti i ragazzi. Partiamo con le giovanili under 14, vittoria sul Venezia 1-0. Buon momento per la Triestina, che si trova anche qua media alta classifica. Partiamo con la pareggio, finalmente il pareggio della Triestina femminile 1-1, ragazze caparbie l'hanno portata a casa, pareggio, e quindi muove la classifica. Comunque la Triestina si trova anche qua media alta classifica. Giovanili under 17 col Natisone, la Triestina purtroppo perde. Dopo abbiamo la Triestina giovanile under 15 femminile che hanno riposato, però hanno fatto questa settimana, mi pare martedì o mercoledì, hanno fatto un amichevole a Parma con una buona partita, ragazze molto caparbie, hanno vinto 5-4. Questi sono i risultati delle giovanili. Abbiamo tutti. Abbiamo fatto tutto. Tutti sono qua alla Gazzetta. Gazzetta, ricordate, pagina Facebook Triestina Fan Club Bar Capriccio. Bene, dobbiamo ringraziare a tutti i nostri sostenitori, a Capriccio, il bar Capriccio che è nostra sede, Villa Care, Barbecue, ristorante venezuelano, Ezzo Vilar e Pizzeria Donna Amalia, nostri sostenitori al programma Tutto Sport. Grazie a tutti. Volevo ringraziare Armando, Marco e Elena, che seguono la Gazzetta della Gazzetta del Triestina Fan Club Bar Capriccio. Vabbè, possiamo hai algo di più? Io guardavo stavo già portando avanti sulla pallanuoto, e c'è un nome insidiosissimo da dire poi sulle avversarie delle Orchette, quindi mi stavo preparando, stavo facendo il furbo nel frattempo. Comunque è bellissimo vedere Michele, ormai sembra, vi ricordate l'imitazione di Zaia che ogni volta mostrava i tabelloni i cartoni, c'è anche verde, vedi? L'episodio Triestina, Clotet, Crolis, ha dato la volta al mondo, claro, ya è pagina ya. Folio archiviato. Ma il tifoso è il giornalista, vai. Il tifoso è il giornalista. Forza mister. Allora, non siamo ipocriti, perché sinceramente se il mister andava in spogliatoio e là succedeva quello che poteva succedere, andava bene, perché ha dato 2 spintine, diciamo così, ha fatto tutto questo clamore. Prima con Guido parlavamo di Mazzone, ci sono stati tanti episodi per l'Italia, quindi non vedo niente un po' di clamore l'ha fatto ovviamente, ma sinceramente sono contento che la società abbia confermato il mister, che mi sta stupendo sempre di più. È un condottiero, un guerriero, e sinceramente confido molto in Clotete per la nostra salvezza, che sarà comunque dura, ma confido nella sua grinta. Ancora si può.
Ma io... La Triestina. E Sì. dell'episodio che poi... Io posso dire che raramente in questo mondo esistono verità assolute e invece sempre devono esistere opinioni, per cui questo episodio dimostra come sia stato estremamente divisivo tra chi si è schierato da una parte e dall'altra. Io rimango dell'idea che non esiste il bianco e il nero, ma esistono tutte le gradazioni, le sfumature intermedie, i colori. E quindi la mia opinione, che non è una verità ma è un'opinione per l'appunto, è che questa situazione, per come si è conclusa, sono abbastanza soddisfatto e contento, perché anch'io non avrei assolutamente esonerato Clotet. Vero che c'è anche tanta ipocrisia, perché da un lato Mazzone che corre sotto la curva dell'Atalanta, prende 8 giornate, è un idolo e Clotet non è un idolo. Va bene che esista il credito sportivo, chiamiamolo così, di quello che uno ha fatto nella carriera, però l'ideale, premesso che Krollis ha sbagliato, Clotet ha sbagliato, perché io sono comunque di quella scuola che queste cose devono capitare dentro lo spogliatoio, l'ideale sarebbe stato che la società in quel caso prendesse una decisione netta subito a difesa dell'allenatore, come dire, lo prendo, anche lui lo porta in spogliatoio, risolvo questa situazione come era stato fatto l'anno scorso alla Juve Stabia e ripartiamo tutti assieme. Hanno sbagliato tutti, perché qui hanno sbagliato tutti effettivamente, e via. Comunque la situazione alla fine è quadrata in qualche maniera. Sono contento che Clotet sia rimasto, anche perché in questo momento l'unica vera forza e risorsa che possiamo avere è proprio quella di Clotet, che riesca a cementare il gruppo con tutte le difficoltà, gli infortuni, e a lottare a partire da Salò. Sai, questa settimana come è andato il lavoro? Sai, tutto... È un lavoro, sì, è difficile perché abbiamo tanti indisponibili nuovamente, ci sono diversi giocatori che non faranno parte della trasferta di Salò, c'è Attis che va ad Haiti. Possiamo anche aprire parentesi. Esatto. Sai, la domenica andiamo un po'... Zoppi su un campo peraltro difficilissimo, quindi a Salò serve davvero un'impresa, serve tanto cuore per la Triestina, perché la Feralpi è la squadra migliore in casa, vengono da 5 vittorie consecutive in casa. Stanno facendo bene, stupendo, non lo so se riusciranno ad essere il terzo incomodo tra Vicenza e Padova, però Diana è preparato e sta crescendo tanto la Ferrari, quindi è un'impresa, cioè la Triestina ha davanti tutto di guadagnato questa volta, quello che verrà. Bene, questa sarà la partita bella, no? Sì, perché è più difficile, dipende. no, però è bella per incarare, dopo andrà qualcosa, però Giochiamo è un po' sporco e vinciamo. Davide contro Golia. Ecco, io pensavo Davide ha vinto. Esatto, infatti per questo dico, Davide può vincere anche Davide ogni tanto, no? Diciamo che l'ultima volta a Salò avevamo perso 1-0, mi ricordo, aveva fatto una papera Mastrantonio, però vedi la relatività delle cose, quella volta sembrava un dramma, un disastro, però Gentilini in sala stampa non pensò di accusare lì in quel momento Mastrantonio, perché era una squadra che stava bene, era comunque serena. Questo bisogna trovare un equilibrio, Clotet, i giocatori, in modo da rasserenare l'ambiente al netto di quello che... In questo momento chissà, non dico che non sia importante lo sportivo, ma il gruppo, come sia il gruppo in questo momento per incarare lo che viene. Fondamentale. Se vogliamo uscire dobbiamo cementare sempre di più il gruppo, soprattutto in queste partite qua, perché adesso avremo Ferpi Salò, Renate, Padova, Vicenza e Novara, ragazzi. La Triestina è in questo momento a 7 punti del play-out. Esatto. A 8 della salvezza, no? Esatto. Quindi sarebbe anche retrocessa direttamente per la posizione e per il distacco. Bisogna arrivare il meglio possibile a fine dicembre. E poi vedere e soprattutto arrivare con un antibronchiale alla puntata 3, se per te, perché poverino stanno bene. Ce la farai. E dopodiché qua vengono anche i nodi al pettine, perché prendere anche giocatori, con tutto rispetto, prendere un giocatore come Atis, vabbè che non sta giocando a livello dell'altro anno, però che vanno fino ad Haiti, cioè dopo torna indietro per una Serie C, ragazzi, cioè qua ci vogliono giocatori che bella ossatura di italiani, con anche qualche straniero ovviamente, ma qua deve cambiare, il mercato deve essere molto deciso, e già adesso lavorare per il mercato. Tu che parli con tutti i tifosi, come sono arrabbiatissimi, perché sinceramente ci si aspetta una società
che non fa un comunicato, perché anche basta i comunicati, una società che le persone che sono in sede, tipo l'amministratore delegato Sebastiano Stella o Menta, che ha fatto Alex Menta, che ha fatto la squadra, ci mettono la faccia. Cioè, secondo me, in un'intervista, non volete fare un'intervista pubblica, fate un'intervista con un giornalista, ma fate qualcosa. Cioè, non si può nascondersi o essere in silenzio. Non dico nascondersi, perché comunque vanno gli allenamenti, però sinceramente pretendiamo qualcosa di più da parte della società. Beh, io credo che sia un appello accorato di Michele, immagino anche la sofferenza, perché poi fa male, però si arriva a un punto, no? Si arriva a un punto non di rottura, ma in cui viene l'istinto di sopravvivenza. In questo momento noi dobbiamo tutelare in ogni maniera la permanenza della Triestina in Serie C, quindi l'appello che ha fatto Michele come tifoso è lo stesso che mi sono permesso di fare anch'io come media, come stampa lunedì nell'emittente locale. Veniamoci incontro un po' tutti, veniamoci incontro, perché bisogna salvare la Triestina. Posso aprire una parentesi importante? Tra le interviste speciali che ci sono su questo canale a Tutto Sport, con l'invito ad iscrivervi, riguardatevi quella con Giorgio Veglia, perché nell'intervista a Giorgio Veglia c'è l'essenza della tradizione, l'essenza di essere triestini, l'essenza di essere Pallamano Trieste 1970 in questo caso, l'essenza di comprendere cosa c'è dietro quel simbolo. Quindi riguardatevi l'intervista, oltre a partecipare alla partita di sabato per l'alta classifica. Rubo ancora, poi giuro non dico più niente. Pallanuoto, la femminile, le Orchette contro il Cheruleti TVE, ecco, questo era il nome insidiosissimo da dire, quarti di finale dell'Eurocup, quindi Coppa Europea per la Pallanuoto Trieste, e anche la maschile chiaramente impegnata, una partita molto complicata contro Brescia per la pallanuoto maschile, quindi un grande ormai sfida tradizionale d'alta classifica degli ultimi anni. È sempre un applauso alla società del presidente Summer. Basta. E la domenica la Triestina, tutto forza. Sarò presente nel momento. Vai a Salò? Sì, cioè, sinceramente in questo momento qua ci vuole anche presenza, anche se siamo arrabbiati, delusi, il nostro club deve essere presente, come ha fatto in tutte le trasferte, grazie ai nostri soci. Ma questa volta qua ci sarà la partita in diretta su Tele4, quindi approfittiamo, io, mia moglie e Viviana e Franco, e saremo presenti, o forse anche qualcun altro, saremo presenti a Ferpi Salò. Voglio vedere una squadra con grinta, perché la grinta, anche se non hai tanta tecnica o via dicendo, ma una squadra grintosa. Non voglio, sinceramente, la partita in casa che abbiamo giocato all'inizio, Gian Arminio sembrava il Real Madrid, sinceramente, devo dire la verità. Vorrei pretendere una squadra più grintosa, ecco, capisco la paura, però in questo momento qua un qualcosa in più i ragazzi devono darlo, se non lo danno siamo spacciati. Quindi oggi sono un logoroico tremendo, un piccolo inciso, giustamente ha ricordato Michele, questa volta va anche in televisione la partita, però proprio l'altro giorno facevo una riflessione, anch'io sarò presente come radiocronaca della partita, ed è importante sottolinearlo, perché tante volte ci sono figure magari che sono in ospedale, autisti eccetera, che non possono vedere, ascoltare, e allora per quello c'è anche la radio. Ciao a tutti, alla prossima. Giusto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.